Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi a grande richiesta vedremo come completare questa clutch bag di cui avevo già fatto la base in un video precedente. Se ve lo siete persi ve lo metto qui sopra a destra oppure in descrizione. E quindi andremo a vedere come fare tutta la clutch completa. La nostra base era una base di 13 catenelle iniziali, giusta per una molla da 18 cm. Appoggiando la nostra molla sulla base vedrete che per lato rimane circa 2 cm e questo vuol dire che la nostra molla è perfetta per questa base. Riassumendo in breve, avevamo visto come fare la nostra base perfetta lavorando a spirale, quindi un lavoro molto facile per principianti, partendo dalle nostre 13 catenelle e eseguendo dei giri di aumenti. Nel primo giro avevamo fatto 3 aumenti, quindi lo schema era 2 2 2. Nel giro successivo lo schema era 2 1 2 1 2 1 e nell'ultimo giro era 2 1 1 2 1 1 2 1 1. Quindi eravamo arrivati a questo punto qui, da dove adesso proseguiremo il nostro lavoro. Proseguiremo sempre a spirale senza fare aumenti, quindi rivoltando il lavoro da questa parte, che è la parte dritta. Continuiamo a fare dei punti bassi, appunto su ogni asolina faremo un punto basso. Per questa clutch io sto utilizzando una fettuccia in cotone premium, che è questa qui di Cotton Club, però potete usare anche benissimo una fettuccia in licra o quella con cui vi trovate meglio. La fettuccia in cotone mi piace molto sulle clutch perché dona una certa stabilità, però va bene anche la licra, per esempio questa in licra ed è venuta molto bene. Anche perché nonostante sia cotone, questa marca qui è un cotone premium, quindi non è rigido, è comunque leggermente elastico e si lavora che è una meraviglia. Quindi proseguo a lavorare dei punti bassi su ogni punto precedente senza fare appunto nessun aumento, in modo che iniziamo a salire. Eccoci qua, vediamo come sta venendo dopo aver fatto circa 3 giri, quindi il lavoro sta prendendo forma, sta iniziando a salire e prende forma la nostra clutch, quindi continuiamo così, sempre a fare punti bassi finché non arriveremo alla giusta altezza che adesso vi farò vedere. Vi faccio un po' di compagnia velocizzando un pochino il video, se volete potete stoppare o mandare avanti e intanto approfitto per invitarvi a iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto, così non vi perdete altri tutorial come questo. Ed ecco qua, dopo aver fatto qualche altro giro, abbiamo finito. Questo mi sembra l'altezza giusta, vi farò vedere come trovarla. Io ho fatto esattamente 12 giri di altezza, quindi chiudendo, partendo proprio dalla base, sono 12 giri fino a sopra. Se usate la licra, magari vi viene un po' più piccolina, potete farne anche 13. Per trovare la misura corretta vi basterà prendere la molla
e appoggiarla sopra. Praticamente la molla deve entrare 2 volte dentro il nostro corpo borsa. Una volta che vi siete assicurati che siano 12 giri in altezza sia da un lato che dall'altro lato del lavoro, possiamo procedere a fare la chiusura. Per fare la chiusura procediamo tagliando il filo intanto e poi con l'uncinetto faremo un ultimo punto bassissimo. Quindi nella solina facciamo un punto bassissimo e tiriamo il filo. Una volta tirato il filo dovremo andare a ricreare il nostro ultimo punto, quindi entreremo non nel prossimo ma nel successivo ancora. Tiriamo fuori il filo e entriamo qui in mezzo in questa solina qui per ricreare appunto questo punto invisibile. E poi questa codina la tiriamo indietro e la nascondiamo dentro il lavoro. Adesso per attaccare la nostra molla dovremo andare a trovare la metà esatta del nostro lavoro, quindi con 2 fili di fettuccia di un diverso colore, così si vedranno bene. Appiattisco bene il nostro lavoro e cerco di trovare la metà esatta, quindi sarà un'estremità da questa parte, qui in mezzo. Metto il nostro filo così per segnarla. E dall'altra parte faccio lo stesso in questo punto qui. Mi sembra che sia proprio la metà giusta, ma adesso andrò anche a contare i punti. Quindi contando i punti mi dovrò ritrovare lo stesso numero di punti sia da un lato che dall'altro, e in questo caso avevo fatto corretto. Quindi adesso, lasciando un attimo da parte il nostro corpo borsa, il prossimo passo è quello di andare a rivestire la molla. Quindi vado a ritagliarmi un pezzo della fettuccia che ho usato per il corpo borsa e andrò a rivestire la molla. Non ne servirà tanto, vedrete che me ne avanzerà anche abbastanza da questo che ho tagliato. Prendendo la fettuccia, iniziamo da un lato dove c'è praticamente la giuntura della molla. E aprendo la fettuccia potete mettere un puntino di colla oppure fare come faccio io, che faccio prima 2 bei giri stretti in modo da fissare la fettuccia e non uso la colla, e vado a rivestire appunto tutta la molla. Una volta arrivate all'estremità, da dove praticamente la molla si chiude, faccio questo passaggio e passo la fettuccia dall'altra parte e continuo semplicemente senza fare tanti giri sopra la giuntura, quindi continuo semplicemente dall'altra parte. Una volta rivestita tutta la molla, come avete visto mi avanza un bel po' di filato, quindi lo taglio, ne serve davvero poco. Taglio e potete sempre fissare appunto questa codina che rimane con della colla, oppure la mettete semplicemente sotto come faccio io. Ecco qua, la molla è pronta, adesso andiamo a fissarla al nostro corpo borsa con la fettuccia di colore diverso che avevamo messo precedentemente. Andiamo semplicemente a fermare le giunture in modo che non si muova mentre lavoro. Ora, prendendo dei marcapunti, mi andrò a segnare praticamente i punti che lascerò vuoti per appunto la maniglia, per poter portare a mano la clutch. Quindi prendo il marcapunti, io decido di contare 7 punti, quindi dopo la giuntura conto 7 punti e metto il marcapunti.
e faccio questo per tutte e 4 le estremità, sempre contando fino a 7. Quindi riprendo la nostra fettuccia e vado a fissare la molla appunto al corpo borsa, entrando quindi qui nel punto successivo alla giuntura. Mi vado a pescare il filato da dietro e lo porto avanti facendo un punto basso. Questa codina la metto in mezzo in modo che si fissi dentro al lavoro e prendo il filato e faccio un punto basso. Quindi entro nel successivo punto e continuo con i punti bassi fino ad arrivare al marcapunti. Mi raccomando, stringete abbastanza bene in questa fase. Lavoro anche l'asolina dove ho messo il marcapunti, quindi una volta arrivati a qua conto questi punti in mezzo che serviranno per la nostra maniglia e sono 8, quindi andrò a fare 8 punti senza andare a prendere l'asolina sottostante, ma facendoli attorno alla molla praticamente. Quindi prendo il filato e faccio i punti in questo modo. Quindi quando arriviamo all'altro marcapunti dobbiamo adesso entrare nel punto sottostante e continuare i punti bassi entrando sotto. Quando arriviamo qui, al punto dove c'è la nostra giuntura, dovremo fare un punto bassissimo. Togliamo intanto questa fettuccia così non ci disturba e in questo punto qui andremo a fare un punto bassissimo, appunto, non un punto normale, perché sennò andremo a rivestire la giuntura e poi fa fatica a chiudersi. Quindi facciamo un punto bassissimo in modo da passare dall'altra parte e continuare con i punti bassi normali. Quindi proseguo esattamente a fare lo stesso dall'altra parte, 7 punti prendendo appunto anche il corpo borsa, 8 prendendo solo la molla e di nuovo 7 prendendo anche il corpo borsa. Come ultimo punto qui farò un punto bassissimo, sempre per non andare sopra la giuntura, faccio un punto bassissimo e taglio il filo. E tiro il filo. Adesso andrò a fissare questa codina entrando in questo punto qui sopra dall'altra parte, quindi entro, porto il filo sul retro, rientro da dove sono uscita praticamente questa asolina e mi ritiro il filo.
in modo che ho ricreato di nuovo questa chiusura invisibile. E adesso questa codina la porterò dentro al lavoro e la nasconderò appunto dentro gli altri punti, così non si vede. E voilà, la nostra clutch è finita. Sistemo un po' con le mani mettendo dentro così il lavoro e vado col momento più temuto, che è la chiusura della clutch. Chiudo la clutch e mi sistemo un po', cerco di allineare bene i punti in modo che sia anche bella esteticamente. Ovviamente potrete farla nei colori che più desiderate. Questa qui è un'altra che avevo fatto in licra usando la fettuccia a doppio e mi piace perché viene bella pomposa. Questo tutorial è giunto al termine, ci vediamo al prossimo tutorial e ricordatevi, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e mettere un like o un commento. Ciao!